Oggi vi voglio far vedere l'Alfa 75. 75 perché è il 75esimo anno dalla creazione dell'Alfa Romeo, hanno fatto questa macchina e questo progetto, che a me piace particolarmente perché mantiene la trazione posteriore. È una delle ultime berline di media taglia di Alfa Romeo che porta la trazione posteriore, dopo è andata a scemare anche nelle altre case produttrici. Questa macchina monta il sistema Transaxle che, a differenza delle macchine che conosci te magari degli ultimi tempi come le trazioni anteriori, c'ha la trasmissione nella parte posteriore della macchina, quindi il cambio, la frizione e il differenziale sono posizionate dietro, quindi il blocco della trasmissione sta dietro e il motore sta avanti. Questo a che serve? Uno dei principali vantaggi è il bilanciamento dei pesi della macchina, quindi le ruote motrici sono quelle posteriori. Come potete ben sapere, quando una macchina ha la trazione posteriore e accelera, tutto il peso e il carico è spinto verso la parte posteriore e quindi c'è più aderenza nelle ruote, facendo sì che in accelerazione la macchina guadagna più sprint. La trazione posteriore perché a me piace? Perché secondo me le macchine con la trazione anteriore di adesso, se tu vuoi andare in un tracciato magari di montagna come questo e vuoi divertirti un pochino, la trazione anteriore secondo me non ti dà il brio e il piacere di una macchina a trazione posteriore che magari in uscita dalla curva con un briciolo di accelerazione e motore a giri alti vedi che sculetta e se ne va un po' fuori. Sto concetto si è completamente perso negli ultimi tempi, perché magari macchine del genere che erano magari acquistabili da parte delle famiglie oppure delle persone all'epoca con trazione posteriore, adesso se ti compri una macchina sono quasi tutte anteriori, quindi non c'hai più questa, diciamo, disponibilità di andare a cercare un po' nel passato o in macchine un po' più costose. Vedi magari l'MX5 più moderna o per esempio la Fiat 124 che è uscita adesso, che sono macchine a trazione posteriore che non so, magari a 4 porte come questa o con capienza come questa, che puoi comprare negli ultimi tempi. Allora, siamo a bordo della nostra Alfa 75 e adesso vi trasmetterò il più possibile, insomma, le sensazioni di guida che si provano a guidare un mito Alfa, diciamo, che è stato costruito in varie varianti. C'è il 1008 Evoluzione che era turbo, qui invece stiamo su un 2000 aspirato Twin Spark da 150 cavalli, 148 per l'esattezza, trazione posteriore come dicevo, quindi in guida può essere molto piacevole che questo 2000 Twin Spark che all'opera, insomma, spinge la macchina, essendo una macchina datata ormai, no? Perché queste l'hanno prodotte dal 1985 fino al 1992 in varie versioni, e nonostante questo la macchina si presta moltissimo e risponde molto bene ai comandi. Ecco, adesso la macchina diventa molto reattiva, ecco, adesso ha sculettato un pochetto dietro e si percepisce che la macchina è trazione posteriore e quindi il piacere di guida c'è, un po' sull'aria, vedi, c'ha sopra i comandi. Per esempio in questa macchina per il finestrino sono posizionati sopra, stile aeronautico overhead, e se vedete la plancia, insomma, dei comandi, avete tutto lo stile Alfa Romeo fine anni 80, inizio anni 90, ecco, che a me piace tantissimo. Guardate l'accendi Sicari per esempio, come è posizionato, cioè guardate che linea, guarda che design che è diverso, ce l'hanno tutti rotondo, insomma. Questa macchina nasceva con l'optional dell'aria condizionata già, quindi è molto interessante questa macchina qui. Le misure di sicurezza vogliono che le maniglie al giorno d'oggi siano facilmente, diciamo, reperibili dal passeggero in caso di emergenza. Guardate su sta macchina dove ce l'ha, qua dietro, cioè roba abbastanza, cioè adesso non uscirebbe una macchina così omologata, e all'epoca vedi tutte queste diversità che uno dell'età mia o un ragazzo di 20 anni che prende la patente non noterebbe, ecco, perché sono cose veramente diverse rispetto a quello che si trova adesso, e io le riesco a apprezzare. Sentite il borbottio del motore 2000 Twin Spark dell'Alfa. Proviamo a far sentire un po' in accelerazione. Comunque si sentono i 150 cavalli, si sentono abbastanza. Devo dire che la pedaliera di questa macchina è molto ravvicinata, quindi acceleratore e freno permette, se uno è in grado, insomma, di fare attacco punta abbastanza facilmente. Forse fin troppo il freno e l'acceleratore sono attaccati insieme.
Se avete una macchina degli anni 90 di interesse, tenuta bene, contattateci, scriveteci che facciamo il video sulla vostra macchina e siamo contenti di accogliervi qua con noi.